Parliamo del bruxismo, ovvero digrignare i denti nel sonno o anche durante il periodo di veglia. Il bruxismo, è un disturbo, di cui spesso, è difficile accorgersi, soprattutto quando avviene durante il sonno. I sintomi, che possono essere indicativi, può essere un risveglio mattutino con una sensazione di, dolenza, di dolore diffuso alle mandibole. Poi può esserci un ingrossamento dei linfonodi del collo, oppure durante la giornata sensi di cefalea o di emicrania, fitte improvvise alle tempie, tensione alla nuca, anche una cattiva digestione e halitosi. Sono sintomi naturalmente riferibili anche a patologie molto diverse, ma, con un'attenta analisi, medico-odontoiatrica possono essere ricondotti, se, questo è il caso, a un fenomeno che appunto viene chiamato bruxismo. È un disturbo abbastanza diffuso anche nei bambini, caratterizzato proprio dal fatto che durante il sonno notturno si stringono i denti, si digrignano i denti, oppure si serrano molto le mandibole per un tempo prolungato, sia in stato di sonno che di veglia. Dal punto di vista, psicosomatico, i denti rappresentano le decisioni e una certa forma anche di aggressività. Digrignare i denti, appunto il bruxismo, segnala un come una collera inconscia che torna in superficie, una rabbia che viene repressa durante il giorno e si manifesta durante la notte perché è un periodo in cui può essere, meno, così pericolosa. Interiormente sono molto nervoso, mi trattengo dal dire o dal fare certe cose, trattengo la mia aggressività, trattengo la mia tristezza e magari non riesco a prendere delle decisioni chiare o delle decisioni definitive. E digrignare i denti è un po' un'espressione appunto di tutto ciò che trattengo, la mia tristezza, la mia aggressività, la mia rabbia, rispetto a una situazione che considero abbastanza insopportabile. Il bruxismo, esprime dunque un forte stato di tensione emotiva trattenuta e non espressa. In ogni mio video sulla psicosomatica parlo dell'importanza di esprimere le proprie emozioni, di quanto sia importante un lavoro sull'intelligenza emotiva per la nostra salute, perché tutto ciò che non esprimiamo poi si esprime ugualmente con sintomi fisici. Quindi il, bruxismo è un tentativo inconscio di scaricare questo surplus di tensione psichica, è una sorta di ansia, di aggressività che si accumula durante la giornata e che poi tendiamo a non esprimere, magari per paura di disapprovazione o per paura di essere considerati persone aggressive. Le emozioni vengono negate, vengono trattenute durante il giorno e poi appunto durante la notte si esprimono stringendo i denti. Quindi chi, digrigna i denti è una persona che tende a rimuginare sulla propria giornata, sulle proprie difficoltà, magari una persona che ha difficoltà a dire di no, vuole essere approvata, magari dice troppi sì, oppure preferisce, reprimere la rabbia che prova per paura, di diventare violento, di esagerare, oppure e quindi per non attivare dei sensi di colpa. Serrare le mascelle è un indice di aggressività trattenuta. Chi soffre di bruxismo durante la notte simula attraverso il sonno, un attacco che non può fare durante la giornata, no, quindi è il mordere che non può fare durante la giornata, avrebbe voglia di mordere qualcuno, o una situazione o qualcosa, o un nemico e non può farlo durante la giornata, lo fa magari durante la notte. Chi, stringe la mascella per periodi prolungati, anche da sveglio, ehm,
è un indice di essere, in stato di tensione prolungato, no, quindi di accumulo di tensione e quindi l'inconscio, non arriva a farsene carico. Per fortuna, chi digrigna i denti durante il giorno, chi stringe le mascelle durante il giorno, beh, è più facile accorgersene. Che cosa si può fare? Siamo sempre al solito punto. Innanzitutto bisogna accorgersene. E quindi se io la mattina mi sveglio con un indolenzimento alle mandibole è un segno, è un segnale. Quindi devo andare, da uno specialista, andare a controllare, no, che cosa mi sta succedendo, cosa sta succedendo alla mia bocca, alla mia mandibola, ai miei denti. Dopodiché dal punto di vista psicologico è importante che io sfoghi in maniera sana però, questa mia tensione, questa rabbia, questa ansia, questa tristezza, e che la riconosca. Di nuovo, devo riconoscerla e devo poterne parlare, devo esprimerla. Quindi, invece, di, aver paura, no, di esprimerla in maniera violenta, posso, naturalmente esprimerla a parole. In questo momento, per questa situazione, provo rabbia. Provo rabbia perché? Ecco, io, suggerisco sempre di fare, questi esercizi di consapevolezza per iscritto. Prendete un quaderno e scrivete le emozioni che provate. Se possibile, se avete una persona con cui poterla condividere, poter condividere queste emozioni, molto meglio. Non accusare l'altro, ma dire come mi sento. In questo momento provo rabbia, mi sento arrabbiato. Perché? Perché questa è la mia situazione, non riesco a fare quello che vorrei, i miei, propositi non vanno in porto, i miei obiettivi non si realizzano. Questo mi fa provare una grande rabbia. Oppure, questo comportamento, che, hai avuto in questi giorni nei miei confronti mi fa provare rabbia. Non stiamo dando la colpa all'altro, non stiamo dando neanche la colpa a noi stessi, ma riconosciamo di provare rabbia, di essere ansiosi per qualcosa, di avere una situazione che sta diventando insostenibile, ma se non ne parliamo, se non la verbalizziamo e poi si esprime nel corpo. Uno dei modi in cui si può esprimere è proprio questo, del digrignare i denti. Un'altra cosa che possiamo fare è fare un'attività fisica, camminare, fare piccole corsette, ballare, danzare, può essere, anche un qualcosa di divertente, ma che ci permette di sfogare le nostre tensioni. Bene, alla prossima. Se vi piace questo video vi ricordo di mettere sempre un mi piace, se volete fate dei commenti, io sarò sempre, felice di rispondervi.